Salve e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare Goldrick. Questa è la mia versione, spero che vi piaccia, è molto semplice come tutti i miei tutorial da realizzare. Andiamo a vedere come l'ho fatto. Per realizzare la testa di Goldrick abbiamo con il filato nero un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 8 giri. Andiamo a sostituire il filato nero con quello bianco e andiamo a lavorare in costa dietro e dobbiamo fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie basse. Per questo giro dobbiamo lavorare in questo modo. Andiamo a fare nuovamente 20 maglie, ma dobbiamo lavorarle in costa dietro e dobbiamo andare a alternare il filo bianco con il filo nero. Dobbiamo fare 2 maglie con il filo bianco che ho già realizzato e una con il filo nero. Riprendiamo il filato bianco e andiamo a fare le nostre 2 maglie sempre lavorate in costa col filo bianco. Andiamo ad alternare le nostre 20 maglie in questo modo fino alla fine. Sempre 2 bianche e una nera per tutto il giro. Prendiamo il filato nero e andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia lavorata in costa e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Dobbiamo lavorare questo giro con il filato nero. Possiamo staccare il filato e riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare la parte che va sulla testa, con il filato rosso abbiamo una catenella di 6 maglie. Lavoriamo 6 maglie basse per questa parte della catenella, la giriamo e lavoriamo 6 maglie basse per la parte di sotto della catenella. In tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 14 maglie basse. Sostituiamo il filato rosso con quello bianco e andiamo a fare un giro di 14 maglie lavorate in costa dietro con questo filato bianco. E possiamo staccare ora il filo. Andremo poi a cucire questa parte qui sul davanti, tirando leggermente questa parte in questo modo. Andiamo a cucirla così. Prima di cucirla andiamo a realizzare le punte che ha sul testa. Andiamo a fare in questo modo, riempiamo questa punta qui realizzando una serie di passaggi. Riempiamo questa parte, ritorniamo sotto e andiamo a fare un'altra un pochino più avanti e un pochino più grande, più alta. Quindi abbiamo fatto questa, andiamo a fare una seconda più alta al centro, quindi andremo a fare altri passaggi. Fermo in questo modo e vado a riempire questa zona. E andremo a fare ancora un'altra un pochino più alta dietro, come vediamo nella figura. Fatto questo, ne vado a fare un'altra uguale un pochino più alta dietro, ritorno sotto e ne vado a fare un'altra qui. E queste sono le 3 punte che ho realizzato. Per realizzare i corni dobbiamo farne 2 e li andiamo poi a cucire in questo modo. Dobbiamo fare uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Il corno più grande va fatto in questo modo. Abbiamo un anello magico di 4 maglie.
Stringiamo l'anello e facciamo altro giro di 4 maglie. Facciamo un aumento alla prima maglia e saranno 5 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia e saranno 6 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e saranno 7 maglie basse. Facciamo un altro giro di 7 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e saranno 8 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica e diamo un po' la forma. Per realizzare il secondo corno abbiamo una catenella di 5 maglie, lavoriamo 5 maglie basse nelle nostre 5 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 5 maglie basse su quelle appena lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia, saranno 4 maglie. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione nell'ultima maglia, saranno 3 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andremo poi a cucire il nostro corno in questo modo. Staccheremo il filo e vi farò vedere come cucirlo. Dopo aver staccato il filo lo posizionate in questo modo, la parte che avete appena staccato è questa, date un po' la forma in questo modo e dovete arrotolare un po' cercando di realizzare il corno, quindi stringete questa parte della punta, andate a chiudere con ago e filo e proseguite così lungo tutta l'apertura fino a chiudere completamente la parte. E questo sarà il secondo corno. Che andremo a posizionare sotto l'altro. Lo posizionate in questo modo, vi aiutate con gli spilli, fermate queste due parti e le andate a cucire qui, come ho fatto in questo modo. Cucito le due parti e poi date un po' la forma. Andate poi a cucire i laterali i vostri corni da un lato e dall'altro. Con un po' di filo giallo andiamo a realizzare gli occhi in questo punto qui da un lato e anche dall'altro. Ripassiamo una seconda volta e blocchiamo il filo. Passiamo un po' di filato blu sottile in questo punto e realizziamo la bocca riempiendo un po' questa zona con il filato. Con il filato nero andiamo a ricamare anche questa zona qui bianca del primo giro qua. Andiamo a fare queste righe riempiendo un po' questa parte così come abbiamo realizzato nella riga di sotto. Andiamo a formare queste linee nere andiamo a dare bene la forma e questa sarà la testa del nostro Goldrake. Schiacciamo bene queste due parti e le tiriamo un po' all'insù. Per il corpo di Goldrake avviare un anello magico di 6 maglie, stringere l'anello e fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 3 giri.
Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo altri 4 giri, 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 30 maglie basse. Stacchiamo con il filato nero e andiamo a fare un giro di maglie basse lavorate in costa, però dobbiamo fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo ora a fare per altri 2 giri 24 maglie basse con questo filato. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 22 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 22 maglie basse. Riprendiamo il filato nero, andiamo a lavorare in costa e dobbiamo fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 24 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 24 maglie per altri 7 giri. Andiamo ora a cambiare il filato, prendiamo il filato rosso e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 26 maglie basse lavorate. Dobbiamo ora andare a dividere le nostre maglie. Dobbiamo lavorare 12 maglie per questo lato della gamba e 12 maglie per l'altro lato della gamba. Lasceremo 2 maglie centrali in modo da poter chiudere. Vi faccio vedere come dobbiamo fare. Come prima cosa quindi andiamo a lavorare le nostre 12 maglie. Ho messo il mio marcapunti e lavoro le mie 12 maglie. Ho lavorato le mie 12 maglie e mi vado a chiudere nella maglia precedente qui con una maglia bassissima. Fatto questo vado nella successiva e vado a chiudere anche la successiva con una maglia bassissima. Vado ora da quest'altro lato della gamba e vado a lavorare le mie 12 maglie per questa gamba, dopodiché staccherò il filo e lavorerò solo su una gamba dopo aver fatto le mie 12 maglie e aver chiuso. Andiamo ora a riempire con l'ovatta sintetica tutta questa parte e proseguiremo solo la lavorazione prima solo su una gamba e poi successivamente andremo a fare lo stesso lavoro per l'altra gamba. Aiutatevi con l'uncinetto e andiamo a tirare fuori le spalle e cerchiamo di modellare il corpo dopo averlo riempito. Cercate di dare un po' la forma, spingete questa parte centrale qui del corpo verso il centro stringendola e andate a spingere in questo modo. Distribuite bene l'ovatta all'interno. Andiamo ora a sostituire il filato con quello bianco e dobbiamo fare per altri 11 giri le nostre 12 maglie. Man mano che andate avanti al lavoro riempite con l'ovatta sintetica. Andiamo ora a sostituire il filato bianco con quello nero e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Lavoriamo le nostre 12 maglie per altri 15 giri, dopodiché stacchiamo il filo. Fatti i nostri giri possiamo staccare il filo. Per realizzare la scarpa sotto andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato nero. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Per questo giro facciamo un aumento solo nelle prime 4 maglie e poi andiamo a lavorare le maglie normalmente, in tutto saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le nostre 16 maglie basse ma lavorate in costa dietro, prendete solo questa parte qui di dietro della vostra lavorazione. Facciamo altri 2 giri di 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse e stacchiamo il filo. Riempite con l'ovatta sintetica e andate a cucire sotto la gamba. Andate a realizzare anche l'altra gamba allo stesso modo. Per rifinire la parte del volto dobbiamo andare a fare questo lavoro, dobbiamo realizzare una catenella di 20 maglie, lavoriamo altre 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie bassissime le nostre 3 catenelle e ritorniamo verso la catenella iniziale.
Ritorniamo nella maglia iniziale, facciamo un'altra maglia bassissima e andiamo a fare 1 2 e 3 e ripetiamo il lavoro per tutto il giro. Possiamo, volendo, anziché utilizzare delle maglie bassissime, possiamo fare anche delle mezze maglie o delle maglie basse, in base a come volete la larghezza della vostra rifinitura. Fatto questo, andate ad applicare una sopra, ne fate poi un'altra e l'andate ad applicare sotto in questo modo. Dobbiamo poi cucire queste parti in modo da far aderire bene al volto. Dopo aver fatto questa parte qui della bocca, la andiamo ad appoggiare sopra in questo modo. Questo lavoro può essere, diciamo, facoltativo, potete decidere di farlo oppure no. Io, per rifinire meglio, lo vado a fare e vado ad applicare questa parte qui sopra. Prendo l'altra parte fatta allo stesso modo, la vado ad applicare sotto a quella fermo prima con gli spilli, vado ad applicare anche questa sopra, la fermo anche questa con gli spilli e la vado a cucire bene in questo modo. Poi andrò a fermare bene anche questa parte qui sopra all'altra. Dopo aver fermato le due parti vado ad applicare in questo modo queste punte, le vado ad applicare su quelle di sotto. Vi faccio vedere. Quindi, come prima cosa, andiamo a cucire bene questa parte superiore e poi successivamente andiamo a cucire anche quella sotto. Fermate bene tutta la parte superiore con acqua e filo. Fermata questa parte superiore, andiamo ad applicare anche la parte di sotto. La fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo a cucire. Dopo aver cucito, andate a posizionare queste parti qui in questo modo e le andate a fermare con acqua e filo. Fermate prima con gli spilli e poi passate acqua e filo e le bloccate tutte sopra a quelle altre di sotto in questo modo. Fatto questo, andiamo a passare un po' di filo grigio tra l'occhio e la bocca da un lato e quindi anche dall'altro lato. Per la rifinitura delle gambe andiamo ad utilizzare il filato viola e realizziamo una catenella di 14 maglie. Andiamo a realizzare altre 10 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle nostre 10 catenelle appena lavorate. Fatto questo, andiamo a fare 1 2 3 4 e 5. Fatte queste, andiamo a fare nuovamente 10 catenelle. Questo è il lavoro una volta ultimato con le 10 catenelle per 3 volte distanziate da 5 maglie bassissime. Andiamo a concludere con le maglie bassissime nelle ultime catenelle e poi andiamo a cucire
cercando di posizionare questa riga al centro, le altre due laterali in questo modo. Fermate prima con gli spilli sulla parte e poi andate a cucire. Una volta che avete fermato bene con gli spilli, fermate prima questa parte superiore e poi andate lungo le 3 linee, bloccando bene il tutto. Ripassate un po' di volte sulla parte superiore e riempite un po' col filo questa zona qui. Andiamo poi a fare una riga rossa sulla scarpa, ripassiamo poi sul filo e blocchiamo bene. Con il filo rosso realizziamo questa figura e la andiamo a riempire ricamandola in questo modo. Andiamo da un lato all'altro fino a riempire tutta la parte. Proseguiamo così fino a riempire tutto. Con il filato che abbiamo utilizzato per realizzare questa decorazione andiamo a riempire questa parte qui dopo aver fatto questa figura. Con il filato celeste andate a fare queste altre piccole freccine, così come vedete nel disegno. Per il braccio con il filato nero abbiamo un anello magico di 10 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, saranno 12 maglie. Lavoriamo le nostre 12 maglie per altri 4 giri. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 10 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri le nostre 12 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato nero con quello bianco e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Lavoriamo per altri 9 giri le nostre 12 maglie basse con questo filato. Fatti i nostri giri, riempiamo con l'ovatta sintetica, andiamo a cambiare il filato e utilizziamo lo stesso filato che abbiamo utilizzato per rivestire le gambe. Sostituiamo il filato come ho detto e andiamo a fare un giro di 12 maglie con questo filato. Andiamo a sostituire il filato con il filato nero e andiamo a fare per altri 4 giri le nostre 12 maglie con questo filato. Andiamo a riempire con la vatta sintetica e proseguiamo i prossimi giri con la diminuzione fino a chiudere completamente la parte, dopodiché stacchiamo il filo. Passiamo il filo rosso intorno al polso e andiamo a riempire questa zona. Dopo averla riempita la andiamo a bloccare un po' con l'ago e con il filo. Andiamo a bloccare un po' con l'ago e con il filo, lo passiamo in questo modo e poi andiamo a fare queste linee da un lato all'altro, riempiendo un po' questa zona qui. Facciamo 2 o 3 passaggi e andiamo poi più avanti e andiamo a fare un'altra e così fino a terminare tutto il giro. Vedete un po' voi la distanza, fate a piacere e proseguite così. Per rifinire potete passare anche il filo bianco da una parte all'altra tra le strisce rosse. Andiamo a cucire le braccia facendo uscire il filo laterale, lo andiamo a cucire in questo modo. Appuntiamo prima con gli spilli e poi andiamo a cucire questa parte qui. Con un po' di filo nero andiamo a riempire anche questa zona qui, facciamo una specie di triangolino qui e lo andiamo a riempire. Per realizzare le 2 decorazioni che ha sulla spalla andiamo a fare 24 catenelle. Lavoriamo 4 maglie basse nelle prime 4 maglie. Lavoriamo 4 mezze maglie nelle prossime
4 maglie alte nelle prossime 4, poi facciamo 4 mezze maglie nelle prossime, e 4 ultime maglie basse nelle prossime 4 e poi chiudiamo il lavoro. Possiamo poi staccare il lavoro e lo andiamo a cucire sulla spalla. Andiamo a cucire in questo modo: partiamo da questo punto, fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire solo la base che va che tocca sulla spalla. Andiamo a cucire solo internamente. Con il filato rosso andiamo a realizzare questa decorazione, la andiamo a ricamare e a riempire qui, oppure potete usare il pannolenti, la gomma eva, quello che più preferite, quello che più trovate comodo usare. Io vado a ricamare questa parte e vado a riempire questa zona. E dopo aver fatto anche la decorazione possiamo andare ad applicare la testa. Andiamo a cucire in questo modo, andiamo a cucire tutte le parti bloccandola bene sul collo e tutto dietro. Ed eccolo qui, questo è il mio golden terminato. Spero che piaccia ai vostri bimbi e può essere anche realizzato per quelli più grandi come ricordo. Come tutti i miei tutorial è molto semplice da realizzare. Vi aspetto tutti al prossimo tutorial, condividete con i vostri amici e se lo fate taggatemi e fatemi vedere le vostre foto. Ciao ciao, alla prossima, baci!